Allora, mettiamo caso di avere il nostro bello appartamento qui, che chiamiamo casa. Il gestore, che può essere Password, Telecom, Win, Strada, qualsiasi cosa, ci porta il doppino telefonico qui. Noi qui posizioniamo il router del gestore. Ok, questo router avrà delle porte in uscita Ethernet dove possiamo attaccare i dispositivi e inoltre avrà il suo bel wifi. Il wifi avrà una sua copertura che magari prenderà tutto l'appartamento. Ok, adesso facciamo conto che noi abbiamo un altro ambiente, per esempio qua. Il raggio del wifi non copre questo ambiente, quindi per portare il segnale qui a volte si utilizzano dei ripetitori di segnale wifi che si attaccano alla presa. Allora, questa diciamo ipotesi col ripetitore. Innanzitutto il ripetitore deve essere in un punto dove prende il wifi, quindi all'interno di questo cerchio. Se già il ripetitore viene montato qui non funzionerà mai. Oltretutto questo ripetitore potrà allargare magari un po' il cerchio di azione del wifi, ma non è sempre sufficiente per arrivare al secondo ambiente, che è casa 2. Ok, quindi cosa si fa in questi casi? Si prende un'uscita del router col cavo Ethernet, si porta fisicamente qui a casa 2 e in questo punto andiamo a mettere l'access point, questo qui, collegando alla presa Ethernet il nostro cavo. Collegando qui l'access point, che succede? Che l'access point riceverà un segnale buono via cavo e potrà diffondere tramite wifi nel nostro secondo ambiente. E questo è proprio il problema che ho io nell'Artecraft Lab, perché sono sempre a casa ma nel giardino dove il segnale non arriva, quindi in questo modo io ho portato un cavo Ethernet in questo secondo ambiente, attacchiamo l'access point, ci connettiamo tramite wifi e tutto dovrebbe funzionare. Facciamo una prova. Adesso montiamo l'access point. Posizioni sempre comode ragazzi. Attacchiamo la corrente prima di tutto. Adesso questo è il cavo che va, adesso sta andando diretto al computer e porta la linea dal router, quindi è un'uscita del router. In verità io ho in mezzo anche un altro switch, però vabbè è come se fosse diretto dal router. Tanto lo switch è in strada solo, non è cambiato. Quindi questo possiamo staccare. Stacchiamo anche dal PC. Molto semplicemente lo colleghiamo dietro l'access point. Tanto c'è una porta sola, non lo potete sbagliare. Fa lo scattino. Adesso tramite il pulsante dietro accendiamo l'access point e passiamo sul telefono per vedere se la rete è attiva. Naturalmente gli diamo un po' di tempo per partire perché c'è sempre l'inizializzazione. Adesso c'è la luce che lampeggia, secondo me è partito, proviamo. Allora, prendiamo il telefono, andiamo su impostazioni, wifi, allora, abbiamo TP-Link C3CC e TP-Link C3CC 5G, perché questo sia 3 GHz che 5 GHz. Noi ci connettiamo semplicemente al normale. Ok, inserire password. La password la troviamo scritta qui sotto, poi casomai tramite la sua interfaccia web la andiamo a cambiare perché sennò. Però prima ci mettiamo gli occhiali. Sto sullo cappello, la scaletta a mandare. Allora,
Naturalmente tutto scritto microscopico. Proviamo a inserire, accedi. Ok, connesso. Allora, vediamo se navigo. Perfetto. Navigazione perfetta, funziona tutto, ragazzi. Questa è l'interfaccia web, inserite questo link. Come primo accesso vi chiederà di impostare una password e confermarla sotto per fare il primo accesso. Impostate una password a piacimento e fare accesso. Ok. Tenendo selezionato Access Point, seguiamo avanti con la procedura. Qui impostiamo il nome della rete. Io ho messo Artegraph Lab e Artegraph Lab 5G. Non vi faccio vedere la password che imposto, salto questo pezzo. Andiamo sempre avanti, confermiamo tutto e attendiamo che finisce l'installazione dell'Access Point. Ok, una volta terminato accediamo alla rete, inseriamo la password che abbiamo impostato in precedenza. Come potete vedere si è già connesso, ricarichiamo la pagina e la connessione è avvenuta. Ok, come potete vedere è stata un'operazione semplicissima, senza bisogno di configurare niente. E all'interno della confezione troviamo anche questo supplemento che è per la connessione PoE. Quindi se ad esempio voi avete la presa di corrente lontana dal cavo Ethernet e per qualsiasi motivo non potete collegare la spina di corrente all'access point, allora utilizzate questo qui. Qui attaccate la corrente, qui attaccate l'ingresso del cavo che viene dal router e da quest'altra uscita andate diretti all'access point. E quindi l'access point viene alimentato tramite cavo di rete questa volta. Stesso collegamento, solo che passa l'alimentazione tramite questo. Io ho preso questo modello che costa un pochino di più rispetto agli altri, una sessantina d'euro. Poi ti lascio il link in descrizione se lo vuoi acquistare su Amazon. Però ha molte più funzionalità. Ha sia la banda 3 che a 5 GHz, ha 1200 MB di larghezza di banda. E questo praticamente ti permette che oltre ad attaccare a collegare telefonini, tablet, diciamo applicazioni leggere che non consumano molti dati, puoi collegare anche, non lo so, un televisore in streaming per riprodurre film, quindi riesci a far confluire più dati sulla banda. Ti lascio anche nella descrizione le caratteristiche del router, così puoi dargli un'occhiata perché magari mi sono sbagliato qualcosa. A livello estetico è ben fatto. Livello materiali ben fatto, funzionalità buona, semplicità ottima e diciamo mi ha risolto un grosso problema. Vi lascio al prossimo video, mi raccomando iscriviti, attiva la campanellina e ricorda tutto questo è a arte grafica.